Finalmente, dopo un po' di tempo, siamo tornati sul canale con un nuovo video in cui parleremo della mia ultima gara, ossia il trofeo d'autunno in KZ2 al South Garda Karting di Lonato. E vi anticipo già che ho un sacco di roba di cui parlare, quindi questo video sarà diviso in due parti, questa è la prima e poi successivamente pubblicherò la seconda sul canale. E tranquilli, non vi farò aspettare 2 settimane anche per quello, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ed attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. Ora però smettiamola di perdere tempo e iniziamo subito parlando della settimana di gara partendo dal giovedì, giorno che inizia abbastanza presto, come al solito, sul nostro Pandino. E a bordo della Panda siamo arrivati al South Garda Karting. Oggi è giovedì 30 settembre e siamo arrivati per montare la tenda. Ci siamo messi nella nostra posizione che poi useremo in gara e abbiamo aperto il big tendone a fianco del nostro furgone con dentro tutto il necessario per il weekend di gara. E questo perché lo facciamo di giovedì? Semplicemente perché questa gara, come le altre di KZ2, si svolge interamente di domenica con i soliti 4 turni, quindi warm up, qualifiche, prefinale e finale. E io, per essere sicuro di arrivare preparato, come gli altri piloti ho deciso di prendermi i 2 giorni precedenti per fare dei test. E così, chiaramente, avendo già tutto pronto, il giorno dopo siamo arrivati in pista e abbiamo iniziato subito a girare. E ovviamente, essendo il venerdì prima della gara, non ho girato chissà quanto, giusto per non arrivare mezzo morto alla finale, insomma. Ma comunque qualche piccolo risultato buono l'ho ottenuto, perché a gomma nuova ho girato in 46,1, molto vicino al mio tempo migliore sulla pista, quindi non male, dai, mi sento abbastanza in forma. Sabato invece ci siamo diretti in segreteria per completare l'iscrizione alla gara e in seguito alle verifiche sportive ci hanno dato dei particolari adesivi. E dato che per me sono una cosa nuova, ve li faccio vedere. Sono in pratica delle etichette che vanno posizionate sui telai e sui motori che utilizzeremo in gara, perché chiaramente se ne possono utilizzare in un numero limitato. In questo caso 2 motori e 2 telai. E le etichette dei motori sono 4 perché per ognuno ne vanno 2, una sulla parte del cilindro e una sulla parte sottostante. Questo per non permettere ai concorrenti di usare più mezzi del previsto. E oltre a ciò, questo sabato ho provato un'altra piccola ma grande novità e sono sicuro che vi piacerà, nonché una nuova videocamera da posizionare all'interno del casco. E non è nient'altro che lei, una Insta360 Go 2. Allora, me l'avete consigliata in tantissimi sotto i miei scorsi video e devo dire che avete fatto bene, perché in un modo o nell'altro ha risolto molti dei miei problemi. Ma ora vediamolo un attimo in dettaglio. Come detto diverse volte negli scorsi video, nella KZ2 non sono ammesse le action cam tradizionali. Quindi ad esempio la solita GoPro Hero 7 Black che uso al di sopra del casco nelle giornate di allenamento, non posso metterla per motivi di sicurezza. Perciò, da buoni YouTubers, bisogna adattarsi con delle videocamere interne al casco, così posso riprendere comunque le scene senza creare pericolo ad altri. La prima soluzione che ho trovato è questa, la Cambox V4 Pro. È una videocamera studiata appositamente per essere posta all'interno di un casco e si attacca al suo interno con del semplice velcro adesivo sulla parte superiore dell'apertura della visiera ed essendo studiata apposta per questo utilizzo ha dei vantaggi abbastanza importanti. In primis troviamo la forma, che è molto piatta e in queste zone presenta anche dei buchi che facilitano la visione al di fuori del casco una volta montata. E io vi assicuro che nonostante avere una videocamera davanti alla faccia possa sembrare strano come idea, non dà assolutamente fastidio, perché è davvero molto sottile e non ci si rende davvero conto di averla. E dopo 5 secondi che la monto me ne dimentico davvero. E soprattutto è molto bella per la sua comodità. Questo perché il tutto viene azionato da un singolo tasto posto al di sotto di questa, il quale da spenta dopo un semplice clic la accende e avvia la registrazione. Un po' come la funzione rapida di GoPro, insomma. Oltre a questo abbiamo una durata della batteria abbastanza buona, nel senso che in 1080p 60 fps si registra anche per più di una mezz'oretta, quindi più che sufficiente per registrare una gara se tra un turno e l'altro la si mette in carica. E poi all'interno di questo tappino nascosto
c'è anche uno slot per la schedina SD. In questo caso ho dentro 64 GB di memoria, ma comunque è espandibile fino a 128 se non sbaglio, e quindi ottimo anche quello, così da non dover avere pensieri inutili mentre si gareggia. Tutto bello e molto affascinante, se non fosse che questa videocamera ha un grande difetto importante. Come avrete già visto dalle mie ultime gare, si parla della stabilizzazione. Perché sì, quando si guarda un video registrato con questa videocamera sembra di vedere un giro durante un terremoto di magnitudo 9, quindi non è bellissimo, e capite anche voi che per un canale che crea contenuti puntando chiaramente alla qualità non è il top. E per questo ho fatto un piccolo investimento e mi sono acquistato la Insta360 Go 2, che con la sua stabilizzazione flow state si avvicina di molto, se non supera addirittura, la mia Hero 7 Black, con cui mi sono sempre trovato da Dio. La qualità è buona anche qui, non fa il 4K come la Cambox, ma registra in 1080 30 fps, e ho fatto partire una registrazione per sbaglio, e come detto la stabilizzazione fa davvero paura. E questa piccola action cam chiaramente non è nata per essere messa all'interno del casco, anche se io per farlo ho trovato un modo abbastanza comodo. In pratica ho preso questo supporto che c'era in dotazione con la videocamera, che ha una sorta di pinza, e ho ritagliato la parte che andava a pinzare i tessuti per diminuirne lo spessore e per incollarci questa parte di velcro, che non credo che si veda. Questo per poter riutilizzare lo stesso adesivo nel casco che usavo con la Cambox. Quindi banalmente la pongo ancora nella stessa posizione e poi, essendo magnetica, basta appoggiarla e lei entra e sta in posizione. Ma quindi questa Insta360 Go 2 è la soluzione definitiva per un pilota di kart che vuole registrare le proprie gare? Non proprio. Purtroppo anche qui non tutto è oro quello che luccica. Innanzitutto, parlando di comodità, non è studiata apposta, quindi è un pochino più spessa e potrebbe dare fastidio con qualche casco, anche se io personalmente mi sono trovato benissimo anche con questa e non ho avuto assolutamente problemi di vista durante la gara, altrimenti non l'avrei messa. Ma il problema un po' più importante di comodità riguarda la memoria, perché la Go 2 ha una memoria integrata da 32 GB senza slot SD e quindi non espandibile. Questo però a mio avviso la limita molto, perché dopo un semplice turno di prefinale avevo già riempito più della metà della memoria, quindi capite anche voi che una giornata intera di gara non la sopporta. Quindi la soluzione? Mi sono messo lì col computer, ho fatto il download dei file e la formattavo di turno in turno. E capite anche voi, per un creator che lo fa di lavoro ha senso, ma per un utente normale è un po' una menata. E il secondo problema abbastanza grave riguarda la batteria. Essendo così piccola, chiaramente la durata della batteria non può essere stratosferica, però onestamente mi aspettavo un po' di più, perché arriva a stento a 10, 12, 15 minuti di registrazione. Nel senso, calcolate che dopo la finale mi si è spenta letteralmente quando sono sceso dal kart, quindi mi è andata anche abbastanza di fortuna. Se avessi dovuto fare anche solo 2 giri in più, probabilmente li avrei persi. E per questi due piccoli problemi che ha, faccio fatica onestamente a consigliarla per tutti, perché dipende un po' dalle vostre intenzioni. Se avete in mente di registrare dei contenuti da caricare su YouTube perché avete un canale, eccetera eccetera, va benissimo la Insta360 Go 2 per la sua qualità e la stabilizzazione, basta però che stiate attenti alle sue problematiche. Se invece volete la comodità al 100% e volete registrare le vostre gare per rivederle una volta finite, per vedere dove sbagliate, dove potete migliorare, eccetera eccetera, la soluzione migliore per me resta ancora la Cambox, perché è molto più comoda, molto più affidabile e sì, la stabilizzazione lascia un po' desiderare, ma comunque è guardabile. Tutto ciò è molto figo e positivo, ma tornando al nostro weekend di gara, le cose non stavano andando proprio come previsto. In questa KZ2 lo sapevo benissimo prima di iscrivermi, il livello è altissimo, sicuramente più alto di una qualsiasi gara a cui ho già partecipato, e questo sta ad indicare chiaramente che gli altri piloti con cui devo competere hanno molta più esperienza di me, che sono alla sesta gara. E questa esperienza riescono a sfruttarla per adattarsi più o meno in tutte le condizioni. Gli altri in tutto il weekend hanno mantenuto delle prestazioni simili, io invece più andavo avanti e più in questo sabato continuavo a peggiorare. Cercando di fare ciò che ho sempre fatto in allenamento, più facevo dei giri di prova e più arrivavo lungo in staccata. E più arrivavo storto in curva e più non ci capivo nulla. E quindi mi innervosivo, perdevo lucidità, mi stancavo
e peggioravo. Io faccio una fatica tremenda e gli altri riescono ad andare. Io non ci capisco nulla e gli altri guidano come se nulla fosse. Io ho alzato i tempi di mezzo secondo e gli altri addirittura li stanno abbassando. Cosa cazzo? Episodio 2 del Trofeo d'autunno molto presto sul canale. Mi raccomando, non perdetevelo. Alla prossima!